È più utile guardare Peppa Pig oppure dei video sulla grammatica italiana? Punto di domanda. Dico Peppa Pig perché ho notato che in molti forum dedicati all'apprendimento delle lingue straniere spesso viene dato il consiglio di guardare Peppa Pig nella lingua che si vuole imparare. Quindi se una persona sta imparando l'italiano come lingua straniera, secondo queste persone dovrebbe guardare Peppa Pig in italiano. Quindi, per esempio, se tu vuoi imparare l'italiano non è la tua prima lingua, cosa devi fare? Ti devi mettere davanti alla televisione e guardare Peppa Pig. Però comunque questo discorso vale per tutte le lingue straniere. Credo che questo consiglio valga non soltanto per chi ha appena iniziato a studiare l'italiano, ma anche per le persone che in realtà capiscono già un po' l'italiano e vogliono migliorare il proprio livello. Comunque, Peppa Pig è un cartone e in particolare un cartone per bambini molto piccoli. Ci sono per l'appunto molte persone che sono convinte di questa cosa, cioè che per imparare una lingua straniera basti guardare Peppa Pig in questa lingua straniera. E non stiamo parlando di poche persone. Ci sono molti poliglotti, molti amanti delle lingue straniere che proprio consigliano di guardare Peppa Pig. Peppa Pig è un cartone animato, ma in particolare è un cartone animato per bambini molto piccoli. Quindi le scene di questo cartone animato sono molto semplici. No, perché ci sono vari tipi di cartoni animati. Peppa Pig è un cartone animato molto semplice. Credo che il target di Peppa Pig siano i bambini tra, non so, i 2 e i 4 anni, qualcosa di questo tipo. Ecco, molti poliglotti, molti esperti di apprendimento delle lingue straniere consigliano di guardare proprio questo cartone. Credo proprio per la sua semplicità. Cioè, in altre parole, in una puntata di Peppa Pig i discorsi sono veramente semplici. Questa cosa, secondo alcune persone, permetterebbe di imparare la lingua in modo, diciamo, automatico. Cioè, il ragionamento credo che sia questo. Visto che le scene sono semplici, visto che i discorsi sono semplici, la persona, anche se non conosce questa lingua straniera, può comunque capire tutto. Cioè, le basta guardare, mettersi davanti alla televisione e, per così dire, assorbe in modo automatico la lingua straniera. Secondo alcuni guru esperti, facendo così una persona può imparare la lingua straniera come i bambini imparano la propria lingua madre. E in particolare molti poliglotti dicono che studiare Peppa Pig in realtà, ok, e molti poliglotti, molti guru dicono che in realtà guardare Peppa Pig è più utile che studiare la grammatica. Quindi se noi applichiamo questa teoria al caso dell'italiano per stranieri, l'idea è che guardare un cartone animato in italiano sia più utile rispetto ad altre attività come per esempio guardare dei video sulla grammatica italiana. La domanda è: ma le cose stanno veramente così? Certo, se le cose stessero così sarebbe fantastico, perché vorrebbe dire che una persona per imparare l'italiano deve soltanto guardare un cartone animato. Quindi la persona si mette davanti allo schermo oppure davanti al telefono e per così dire acquisisce la lingua straniera. No, perché adesso va di moda questa cosa che le lingue in realtà non vanno studiate, vanno acquisite. Quindi le domande probabilmente sono due, cioè la prima domanda è utile guardare Peppa Pig in italiano? La seconda è: guardare Peppa Pig in italiano è più utile rispetto ad altre attività? Per esempio rispetto allo studio della grammatica? Alla prima domanda direi che si può rispondere tranquillamente con un sì, cioè guardare Peppa Pig
è utile, può essere utile. In generale guardare i cartoni animati nella lingua che si sta studiando, in questo caso in italiano, è sicuramente un'attività molto utile. È un'attività che permette di ampliare il proprio vocabolario. Quindi se tu vuoi migliorare il tuo italiano, sicuramente ti aiuta a guardare contenuti in lingua originale, cioè contenuti in italiano. Possono essere cartoni animati, possono essere telefilm, possono essere film, possono essere video, eccetera, eccetera. Effettivamente guardando questo tipo di contenuti puoi, per così dire, imparare a livello inconscio molte cose sulla lingua italiana. Non sono troppo sicuro sulla scelta di Peppa Pig rispetto ad altri contenuti. Cioè, io credo che questi poliglotti consiglino Peppa Pig proprio perché è un cartone estremamente semplice, un cartone creato per bambini di 3 anni. Secondo me, se non sei un bambino di 3 anni, questo cartone per te probabilmente non è molto interessante. Probabilmente ti conviene guardare altri contenuti, cioè non contenuti per bambini di 3 anni, ma o cartoni animati, diciamo, per un pubblico generale, oppure serie televisive, film, video, eccetera, eccetera. Non vedo alcun motivo logico per cui una persona dovrebbe preferire Peppa Pig rispetto ad altri contenuti. Anzi, secondo me, Peppa Pig è un tipo di contenuto abbastanza problematico per la maggior parte delle persone. Poi, vabbè, ci sarà sicuramente quello che mi dice: Luca, non è vero, non è così, io ho imparato 12 lingue guardando Peppa Pig. Ok, ma secondo me molte persone, cioè, verosimilmente si annoiano a guardare Peppa Pig. Io in generale consiglierei alle persone, a tutti, di guardare contenuti interessanti. Ok, se ti interessano i cartoni animati va bene, puoi guardare i cartoni animati, ma non è che i cartoni animati, perché sono semplici, ti permettono di imparare meglio l'italiano. Non è che guardando un cartone animato, per così dire, il tuo cervello torna bambino e ti permette di imparare l'italiano come hai imparato la tua lingua quando eri bambino. Quindi ecco, se vuoi un consiglio, no, non sei obbligato a guardare Peppa Pig, no, Peppa Pig non è il sacro graal dell'apprendimento delle lingue straniere. Questa purtroppo è una di quelle idee che si diffondono su internet e che poi continuano ad essere prese per oro colato. Quindi ecco, scegli un tipo di contenuti che ti piace, che ti interessa. Indipendentemente dal contenuto specifico, ascoltare in lingua originale, idealmente senza sottotitoli, ti permette di ampliare il tuo vocabolario. È chiaro che più il contenuto è interessante, più è verosimile che tu faccia questa attività regolarmente. Se invece guardi un episodio di Peppa Pig e ti viene una noia mortale, è probabile che poi tu smetta. Perché in sostanza, quando noi siamo, per così dire, esposti a dei contenuti in una determinata lingua, indipendentemente dal fatto che noi capiamo o meno quello che viene detto, comunque il nostro cervello impara determinate cose. Diciamo, le impara a livello inconscio, cioè noi non ci rendiamo conto di imparare, però comunque impariamo qualcosa. Cioè, nel concreto, se tu guardi una puntata di un cartone animato oppure una puntata di una serie televisiva, ti potrebbe sembrare di non capire niente, no? Soprattutto se hai appena iniziato a studiare l'italiano. Quindi potresti avere questa, chiamiamola, sensazione, probabilmente ti viene da pensare che stai perdendo tempo, ok? Però comunque il tuo cervello, senza che tu te ne renda conto, sta acquisendo determinate informazioni sulla lingua italiana. Quindi, ok, guardare contenuti in lingua originale è sicuramente utile. La seconda parte della domanda era:
questa attività è più utile rispetto ad altre attività, in particolare è più utile che guardare dei video in cui ti spiegano la grammatica italiana? Quindi prima abbiamo visto che comunque è utile. Adesso cerchiamo di capire se, come dicono questi poliglotti, sia più utile rispetto ad altre attività. Non si può dire quale delle due sia più utile in generale. Dipende dal livello che hai raggiunto nella lingua straniera. Ora, visto che stiamo parlando dell'italiano come lingua straniera, dipende dal tuo livello di italiano. Mi spiego meglio. Se non sai niente di italiano e hai appena iniziato a imparare l'italiano, probabilmente non ti conviene partire dalla grammatica. Ti conviene al contrario partire dai contenuti in lingua originale. Quindi, se ti piacciono i cartoni animati, effettivamente potresti partire da Peppa Pig. Cioè, cosa intendo per potresti partire da un cartone animato? Semplicemente prendi, ti metti davanti allo schermo e ti guardi 1, 2, 3 puntate al giorno di questo cartone animato oppure di questa serie televisiva in italiano. Probabilmente, anzi quasi sicuramente all'inizio capirai ben poco. Quindi probabilmente in questo senso sì, se hai appena iniziato a studiare una lingua straniera è utile guardare i cartoni animati e guardare i cartoni animati è più utile che studiare la grammatica. Se però sei già a un buon livello di italiano, cioè se magari hai già raggiunto il livello diciamo intermedio, probabilmente ti conviene anche iniziare a studiare la grammatica. Questo non vuol dire che devi scegliere o uno o l'altro, puoi continuare a guardare i cartoni animati e allo stesso tempo iniziare a studiare la grammatica. Perché dico così? Perché alcuni aspetti della lingua si apprendono meglio con i contenuti, chiamiamoli automatici, tipo guardare dei cartoni animati, guardare dei film, guardare delle serie televisive in italiano, mentre altri aspetti della lingua si apprendono meglio studiando la grammatica. Quindi idealmente conviene fare entrambe le cose. Puoi imparare bene l'italiano soltanto guardando Peppa Pig? In realtà in teoria puoi farlo. Probabilmente guardando 50.000 puntate di Peppa Pig puoi imparare bene l'italiano. Probabilmente questa attività ti permette anche di imparare buona parte della grammatica italiana in modo indiretto, però comunque devi guardare veramente tante puntate, cioè devi fare veramente tante ore e ore e ore di ascolto. Quindi ecco, per concludere, non credo che, contrariamente a quello che dicono alcuni poliglotti, Peppa Pig sia, diciamo, il sacro graal dell'apprendimento delle lingue straniere. È un contenuto come un altro. Il fatto che sia così semplice, secondo me, è più uno svantaggio che un vantaggio, proprio perché le persone che non hanno 3 anni rischiano di trovarlo noioso e sicuramente non è che guardando un cartone per bambini di 3 anni ti permette di imparare una lingua straniera come un bambino. Cioè, se non sei un bambino non puoi imparare una lingua come un bambino. La tua prima lingua è la tua prima lingua. Le lingue straniere per te sono comunque lingue straniere. Quindi ecco, in generale guardare i cartoni animati sicuramente è utile. All'inizio effettivamente è probabilmente più utile guardare i cartoni animati che studiare la grammatica. Poi però più avanti, se vuoi per così dire accelerare il processo di apprendimento, ti conviene iniziare a imparare anche la grammatica, quindi a guardare anche dei video in cui ti spiegano la grammatica italiana. Poi alla fine questo è soltanto un consiglio e puoi fare quel che vuoi. Se vuoi guardare Peppa Pig per 12 ore al giorno nella speranza di imparare l'italiano come un madrelingua, sei libero di farlo.
Ecco, questo è quanto. Io mi fermerei qui, se no il video diventa enorme. Questo, diciamo, era il mio punto di vista. Mi interessa anche sapere qual è il vostro. Quindi nei commenti qua sotto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere qual è il vostro punto di vista.